Buongiorno, siamo alla quinta chiacchierata sul catechismo della Chiesa Cattolica. Entriamo subito nel merito. Proprio nel capitolo primo si parla del desiderio di Dio. Nell'articolo 27 scrive il catechismo: il desiderio di Dio è iscritto nel cuore dell'uomo, perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio. Su questo creato per Dio ci siamo già intrattenuti in una chiacchierata precedente, quindi non ci torniamo sopra. E poi nell'articolo 30 si scrive: se l'uomo può dimenticare o rifiutare Dio, Dio però non si stanca di chiamare ogni uomo a cercarlo perché viva e trovi la felicità. E a documentazione di questa affermazione il Catechismo cita il Salmo 105, versetto 3. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. E come sempre, quindi andiamo a vedere che cosa dice la Bibbia proprio nei passi che sono citati dal Catechismo. Allora, il Salmo 105 al versetto 3 lo leggiamo nelle traduzioni della stessa casa editrice che assieme alla libreria editrice vaticana pubblica il Catechismo, così siamo tranquilli. Si rallegri il cuore di quanti cercano il Signore. Poi però il Salmo 105 prosegue, come tutti gli altri salmi, seguendo quello che è il suo registro vero. Cioè i salmi sono inni di gloria che il popolo di Israele rivolge al suo condottiero, cioè al suo governatore, cioè a Yahweh. Anche se ci vengono presentati in realtà, soprattutto con l'estrapolazione di citazioni, come se fossero degli inni che tutta l'umanità rivolge a Dio. Bene, proseguiamo allora con il Salmo 105. Questo salmo contiene in sostanza la rievocazione delle vicende, una parte delle vicende della storia di Israele, e quindi dopo aver narrato le vicende d'Egitto dice ad esempio: mandò loro la grandine invece di pioggia, poi colpì le loro vigne e i loro fichi e spezzò gli alberi nel loro territorio, diede un comando e vennero cavallette e bruchi innumerevoli, poi colpì ogni primogenito nella loro terra. Fece uscire il suo popolo in festa, i suoi eletti tra canti di gioia. Diede loro le terre delle nazioni ed essi ereditarono la fatica dei popoli perché osservassero i suoi precetti. Cioè qui il concetto è chiarissimo. Ha tolto le terre agli altri popoli per darle al suo, per darle a Israele, che, come dice il Salmo 105, Israele ha ereditato la fatica dei popoli. Cioè le nazioni, le genti avevano coltivato quelle terre, le avevano magari rese fertili, poi arriva Israele e se le prende, ovviamente a seguito del comando di Dio. Citiamo qualche altra cosetta tanto per capirci. Il Salmo 18, ad esempio, che è un salmo che sicuramente almeno nella prima parte molti di voi che frequentano, che hanno frequentato la Chiesa ricorderanno: ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza. E anche questo sembra un'invocazione che tutta l'umanità debba rivolgere a Dio. In realtà sentiamo come prosegue questo Salmo 18. Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non sono tornato senza averli annientati. Li ho abbattuti e non hanno potuto rialzarsi. Sono caduti sotto i miei piedi. Hai piegato sotto di me i miei avversari, hai fatto voltare le spalle ai miei nemici davanti a me e io ho sterminato quelli che mi odiavano. All'udirmi essi mi obbediscono, gli stranieri si inchinano davanti a me. Cadono esausti gli stranieri ed escono trepidanti dai loro rifugi. Sia esaltato il Dio della mia salvezza, il Dio che mi ha accordato la vendetta e sotto di me ha soggiogato i popoli. Quindi c'è una distinzione netta tra Israele, che rivolge questo inno di gloria, questi inni di gloria al suo Dio, e il resto delle nazioni.
Leggiamo ancora qualche altro passo così almeno chiariamo meglio il concetto. Andiamo al Salmo 118 dove si parla dell'amore di Dio e più volte c'è questa affermazione: sì, eterno è il suo amore, sì, eterno è il suo amore. E questo amore eterno di Dio, già abbiamo detto molte volte che il concetto di eternità nella Bibbia non c'è, perché significa per un tempo che non si conosce, ma lasciamo stare, per il momento consideriamolo così, tanto non è questo il concetto importante. Ma perché è eterno il suo amore? Ce lo spiega bene il Salmo 136, dove questa affermazione è ripetuta ed è direttamente collegata alle motivazioni. Travolse il faraone e il suo esercito nel mare perché eterno è il suo amore. Colpì grandi re perché eterno è il suo amore. Uccise re potenti perché eterno è il suo amore. Poi c'è l'elenco di alcuni di questi re. Diede la loro terra in eredità perché eterno è il suo amore. In eredità a Israele suo servo perché eterno è il suo amore. Cioè anche qui di nuovo viene ripetuto il concetto. L'amore di Yahweh è eterno per Israele perché combatte gli altri, stermina gli altri, toglie le terre agli altri e li dà al suo popolo, cioè alla famiglia di Giacobbe. E poi ancora il Salmo 137. Figlia di Babilonia, votata alla distruzione, beato chi ti ricambierà quanto tu hai fatto a noi. Torna al concetto della vendetta che abbiamo già visto prima. Beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la roccia. Voi capite che beatitudine ci può essere in un atto come questo. Però tutto questo è assolutamente in linea con l'intero racconto biblico, con la figura di Yahweh che in Esodo è definita, Yahweh è definito Ish Milchama, cioè uomo di guerra, e in Deuteronomio 5 dove Mosè fa una affermazione secondo me molto interessante e illuminante proprio alla luce del concetto che stiamo esaminando. Mosè sta dando i comandamenti al popolo e dice: non con i nostri padri Yahweh strinse questa alleanza, ma con noi che oggi siamo qui tutti in vita. Quindi qui Mosè dice chiaramente che quell'alleanza non l'ha fatta con i loro padri. Quell'alleanza è fatta esclusivamente con le 12 tribù della famiglia di Giacobbe. Quindi non solo Dio non ha fatto un patto con l'intera umanità, ma addirittura, stando a quello che dice Mosè, Yahweh non l'ha fatto neppure quel patto, neppure con i padri di Israele, anche perché leggendo la Bibbia si può in effetti ipotizzare che a fare un patto, soprattutto con Abramo, potrebbe essere stato un altro El, tant'è che Abramo giura di fronte ad Elion, secondo i testi di Qumran. Quindi vuol dire che effettivamente c'è questo concetto preciso di una divisione netta tra il popolo di Yahweh, cioè Israele, e gli altri popoli, quindi nulla ha a che vedere con quanto invece è affermato qui, che Dio non si stanca di chiamare ogni uomo a cercarlo perché viva e trovi la felicità. Il Dio della Bibbia non si stanca di cercare, di chiamare e di far rivolgere a sé il popolo di Israele. L'umanità con lui non ha nulla a che vedere. Ciao e grazie.